quello che potete mettere voi è la forza lavoro, come si dice. Allora, dai, vediamo se ce la facciamo. Io poi sono scomodissima, ripeto, qua così. Vediamo se riesco a fare dall'altra parte, magari la prendo di prima di qua e poi di qua, che faccio prima. Ecco, faccio così perché sono veramente scomoda. Devo tenere il lavoro molto davanti e le braccia lunghe. Allora, dai, niente, finiamo così. Quando arrivate lì in fondo, che siete strette strette, e il filo non sapete dove metterlo, tagliate in un pezzo, lo cacciate dentro e lo rifinite qua bene. Adesso vi faccio vedere quando arrivo, ok? Allora, sono arrivata qui in fondo. Ovviamente qua non riesco più, quindi taglio un po' di filo, tagliatemelo 30 centimetri che poi dobbiamo fissarlo dentro, quindi ci serve. E non dovete lasciare buchi, tutte le maglie dovete fare, ok? Tutte le maglie, tutte quelle che ci sono. Qua ce n'ho ancora due, aiutatevi schiacciando un po'. Oh my god, su 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 su. Ok, questo. Poi una volta così io prendo l'ago da lana che faccio prima e lo infilo dentro con l'ago da lana, perché lì ovviamente l'uncinetto, prendete un uncinetto piccolo, ma io preferisco fare così. Prendo in mano le maglie, quindi questa e questa. Non deve restare il buco, ok? Dovete prenderle tutte, ok? Visto? Allora, poi già che ho l'ago, vi faccio vedere, giriamo questo da rovescio, vi faccio vedere, passo attraverso i punti, perché è da fissare questo filo. Non lo incollate, perché incollare chi se fida, ragazze? Se poi si stacca, vi casca tutto il lavoro che avete fatto fino adesso. Io non incollo e non... L'unica cosa che si fa quando usate il filo marrone, per esempio, che fate il nodo, lo tagliate, magari si sfilaccia, allora lì con un accendino dategli una fiammeggiata, ma non per fissare il filo, quello lo dovete annodare o cucire, ma per evitare che si sfilacci, quello si può fare. Ok, una volta che ho fatto questa cosa, fatto due bei nodi, poi questo filato è molto duro, quindi nascondo un po' i fili, un po' qua, un po' là, e poi taglio. Quando sono sicura di averli annodati, di averli sistemati, li taglio, ok? Vedete la fodera interna, tra l'altro c'è la riga dorata che è bellissima. Allora, quindi siamo qua. Abbiamo fatto quello? Sì, sì. Ok, ok, allora, qui abbiamo finito, quindi è il sopra dove andrà poi la catenella, la tracolla. Questo l'abbiamo finito. Adesso andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte, dobbiamo procurare una cosa uguale di là, ok? Quindi cominciamo da, spostiamo il tavolo, da qui, poi scendiamo, attacchiamo questo, attacchiamo questi due, qua l'attaccheremo a questo, risaliamo e chiudiamo, ok? Fate la stessa cosa, riavvolgete, anzi ve lo faccio vedere. Allora cominciamo da qua, che così, perché ovviamente è specchiato, per cui magari qualcuna... Allora, da questa parte invece procederemo al contrario, cioè invece di iniziare da sopra iniziamo da qui. Quindi perché? Perché se noi iniziamo di là
dovremmo lavorare come facciamo andare da sinistra verso destra, non è possibile. Allora cominciamo da qua, uniamo questa mattonella e poi risaliamo attaccando questa, perché andava attaccata qua, vi ricordate? Voi segnate comunque. Allora cominciamo a fare questo, iniziamo col filo, prendiamo, facciamo una catenella, va, che così vi è più facile, perché se no non riesco a farvi vedere. Allora ok, cominciamo a prendere questo, dobbiamo unire questo lato, no, non va bene la catenella, togliamo la catenella. Ragazzi, ho fatto la prova per aiutarvi, ma non c'è niente da fare, bisogna farlo così, è inutile. Prendiamo, ok, poi ricominciamo a fare quelli interni, non sbagliate a prendere il filo, quello che abbiamo, tra l'altro l'ho fatto un po' troppo lungo, quello che abbiamo la codina iniziale, non sbagliatevi. Ok, guardate che sia bello combaciante. Cominciamo a rifare di nuovo tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, attaccando questi due lati, per cui ci troviamo alla fine di questi due. Ok ragazze, sempre la stessa lavorazione, ci troviamo lì alla fine. Allora io prendo da qua a là, però io prendo da qui e da qui, però potete iniziare anche di qua, se vi trovate bene. Io non mi trovo molto bene a far così, però è uguale, viene uguale. Allora finiamo fino in fondo e ci troviamo. Ok, ho fatto questa parte, ho iniziato dal centro, sono venuta in qua, quindi adesso qui questa va attaccata sia qui che là, ok, sia qui che là. Quindi cominciamo a attaccarla qui, giro, metto la mattonella vicina, la tengo precisa che devo prendere i punti giusti e attacco questa qua. Quindi anche voi fate la stessa cosa. Ok, allora andiamo, filo sempre all'interno, questa lavorazione è così. Volevo dire ragazze, se qualcuno vuole cucire con l'ago la può fare, non viene così bella, però pazienza. Io amo le cose più complicate perché sono le più belle e perché voglio venderle bene e voglio dare una cosa diversa dagli altri che magari si mettono a cucire per far prima. Dipende da cosa scegliete voi di fare, ok? Magari la prima ve la cucite, poi quando siete pratiche fate con l'uncinetto, ok? Allora andiamo avanti così. Facciamo sempre questo filo. Vi ricordo di mettere il pollice in su ragazze e iscrivervi al canale, perché YouTube vi mostra poi i tutorial che pubblico, che vi tiene da conto, no? Se voi vi iscrivete ai canali che vi interessano, TikTok poi, YouTube, scusate, poi vi mostra le cose che vi interessano, che interessano questi lavori, insomma, è consigliato. Ok? Allora, stiamo per arrivare in fondo, mamma mia. Ma ce la faremo, ma ce la faremo. Ok. I punti devono combaciare perché? Perché avete fatto gli stessi punti di maglie di inizio e di fine, quindi devono per forza combaciare. Se non siete convinte o non siete sicure, contate i punti di qua e di là, così vedete da quale dovete iniziare precisamente. Però ecco, è così. Siamo arrivati qui, adesso lo rigiriamo perché anch'io perdo la trebisonda ogni tanto. Allora, così, com'era la storia? Eccola qua. Segnate magari qual è il sotto, mettete un segnapunti così sapete che il sotto è questo. L'abbiamo unita a
questa qua che andrà ad essere unita a questa, perché deve andare così, ok? Deve fare la piramide. Quindi adesso unisco questa qui a questa e ci troviamo, ragazze, qua alla fine. Fatto anche questo lato, andiamo a riposizionare la borsa per vedere un pochino come siamo messi. Ok, questo va a finire dietro, questo andrà a finire così. Guardate che bella, ragazze, meraviglia. Allora io sono arrivata lì, quindi adesso giro intorno e arrivo qua a chiudere, ok, come abbiamo fatto dall'altra parte. Quindi arrivo qui e chiudo, per cui facciamo il contorno qua e chiudiamo e ci troviamo qui. Allora ci troviamo in questa situazione e dobbiamo girare la borsa perché dobbiamo rifinirla dietro. Questo lato qua non è stato rifinito, mentre questa parte sì, questa parte sì. Cosa facciamo allora? Iniziamo da qui, poi saliamo e rifiniamo fino a qua. Qui dobbiamo chiudere questa apertura, perché qua ovviamente c'è il punto bassissimo che abbiamo fatto, qui no, l'andremo a congiungere per chiudere bene. Per cui partiamo da qua e saliamo fino qui, e partiamo da qua e saliamo fino qua. Spero di essere stata chiara. Allora, prendiamo il filo dorato, cominciamo da qua. Io uso l'uncinetto in questo modo, vi ho già detto. Oh là. Riesco a entrare, sì. Srotoliamo bene così non tira. Ok, così. Questo poi andrà a essere fissato all'interno, per cui faremo due fili per forza. Questo mi dà fastidio qua. Ok, così. Ci siamo quasi, poi dobbiamo mettere il triangolino, la chiusura e basta, e abbiamo finito. Andiamo a mettere la tracolla, ma quella è semplicissimo, quindi non crea problemi. Il più era fare queste le mattonelle, questo tutta la borsa, insomma. È così, ragazze, che dobbiamo fare. Se si vuole ottenere questo risultato è così. Poi potete fare in altri modi, potete non mettere la rete ma vi viene molle. Adesso poi vi faccio vedere con la rete come rende bene, che la rete è malleabile però tiene la borsa aperta, cioè allargata, e quindi crea proprio questo ovetto. Bellissima. E la chiusura poi è spettacolare, dopo vi faccio vedere. Ok. Qui quindi facciamo così, dall'altra parte farete uguale. Aspettate che mi sta venendo dietro il triangolino. Sapete cosa facciamo, ragazze? Lo attacchiamo il triangolino. No, di qua va attaccata l'altro pezzo. Aspettate un attimo, aspettate, facciamo così. Arriviamo qui e vediamo un attimo, perché c'è da attaccare la chiusura. Oh là, meno male che mi è venuto in mente, se no qua o facciamo la chiusura di qua o di là. Adesso vediamo. Facciamo qua che siamo già in ballo. Allora, così. Poi il triangolino no, mettiamo questa. Questa sarà la chiusura, così. Quindi andiamo a attaccarla direttamente, già che saliamo fino qua. Attacchiamo fino qua e poi
Ok, allora attacchiamo fino qua e facciamo tutto il contorno e ci fermiamo qui. Con l'altro continueremo così. Allora attacchiamo la chiusura andando ancora avanti qui, che da una parte va la chiusura, dall'altra va il triangolino, che sarà l'altra parte di chiusura, la chiusura in ricezione, non so come dire. Ok, cerchiamo di andare su in modo da fare dritto. Adesso va attaccata questa, quindi ci giriamo, scusate, e l'attacchiamo. Rifacciamo il tutto qua, ci vediamo alla fine della fiera. Ok, questo l'ho già preso, vediamo questo. Ok, così, e ci vediamo alla fine qua. Poi qui alla fine facciamo tutto il contorno della mattonella, ok? E arriviamo fino qua, facciamo così e così, va bene? Invece quest'altra parte la faremo da qua e poi l'attaccheremo qua, ok? Ci vediamo dopo. Allora ragazze, ho visto una cosa, siamo saliti da qua, ho fatto questo pezzo, sono tornata indietro, ho visto che praticamente invece che fare un'altra giuntura qua possiamo tornare indietro, che mi trovo dritta, quindi torniamo indietro e finiamo questo pezzo decisamente. Ok, quindi senza giunture, senza nient'altro, ci attacchiamo qui e torniamo indietro, perché tanto così viene rifinito giusto. Ok, per cui quando siamo arrivati lì in fondo con l'ago, come vi ho insegnato, lo chiudete, staccate un po' il filo, lo tagliate un 30 centimetri così riuscite a chiudere bene, poi lo fissate all'interno e insomma dovrebbe essere a posto senza dover staccare e fare un altro filo. Io questa cosa la sto scoprendo insieme a voi, nel senso che io avevo fatto in un altro modo, però per insegnare a voi in un modo più semplice ho escogitato un altro sistema, che è questo, e alla fine ho visto che si può continuare così. Quindi continuiamo così fino in fondo e chiudiamo la nostra borsa. Ok? Qua così e ci troviamo lì. Ok, allora adesso abbiamo attaccato anche il dietro. Questo sarà quello che va a chiudere davanti, però ovviamente come vi ho detto qua c'è il buco, loro lo fanno, il modello che ho visto era chiuso così, però poi ok che potete farlo così, però poi quando aprite qua è bassissimo, quindi io preferisco fare diversamente. Allora schiacciamo bene la rete in modo da dare un po' di forma, però resta bella aperta, ragazzi, questo è il bello di questa borsa. Allora mettiamo il triangolino qua in modo che lui va a agganciarsi un po' più indietro e non crea problemi. Allora vediamo un po', prendiamo il filo e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto fino adesso. Prendiamo bene l'estremo qua, aspettate, facciamo così adesso. Mamma, sempre uno bisogna prenderne qui. Ok, allora filo di così, no, dall'altra parte, scusate, di qua, perché devo andare così, mi trovo meglio qua. Allora quindi punto dentro qui, questo giusto, no, è più in qua. Ok, allora qua in mezzo tiro fuori e fisso, vediamo, sì, la codina la lasciamo dentro, poi andrà fissata, d'altronde meno di così non si riesce. Vediamo come posso fare per non, per farvi vedere il lavoro senza creare problemi di vista. Allora ok, ok, così
È così, giusto? Sì. Facciamo che non prendiamo la codina. Mamma mia, come dà fastidio la codina, ragazzi, la detesto quando c'è sta coda in mezzo. E poi il lavoro è lì sotto e non si vede. Ok, allora continuiamo così e lo fissiamo il triangolino fino dalla parte di là. Cercate di tirare, perché deve venire bello tirato, quindi qua lo tirate fino a farlo arrivare, deve essere tirato perché così crea tensione e si chiude bene, cioè tira bene il lavoro, ok? Quindi vedete se dovete saltare magari dei punti. Qua infatti bene o male ne salterò uno sì, uno no. Ok, così. Perché sono di meno quelli del triangolino. Ovviamente non è un triangolo uguale alle mattonelle, perché l'abbiamo fatto in un secondo momento in un altro modo. L'avessimo messo sulla rete, allora sarebbe, però ecco, io voglio proprio che sia bello tirato, per cui mi va proprio bene così, perché così la lavorazione resta, questo qua resta bello teso, ok? Quindi così stiamo andando giusti. Se volete attaccarlo con l'ago, ripeto, potete farlo tranquillamente, però ecco, io preferisco tutto lavorato così, a unginetto. Ok, abbiamo quasi finito, dai che abbiamo quasi finito. Poi c'è da mettere la chiusura, la pallina cucita, poi c'è da mettere la fettuccia, il pezzetto di fettuccia che andremo a annodare, basta, semplicemente, senza tanti fronzoli. Qua ecco ci siamo. Prendiamo di qua sempre nello stesso, qui direi di prenderne due, di prendere due asoline invece che una, e quindi continuiamo dall'altra parte, stiamo arrivando. Ok, oggi un caldo, e qui uguale, vediamo di tirare, ok, di tirare, perciò saltiamo uno, lo facciamo bene o male, uno sì uno no, ho visto più o meno, anzi quasi quasi qui va anche giusto. Allora, le creative sono creative perché non seguono schemi, ok? Quindi chi fa borse non segue schemi, questa non c'è lo schema perché me la sono inventata così, ho preso spunto da una che ho visto in giro, però tutto il resto della rete eccetera eccetera me lo sono fatto, perciò non essendoci schemi a volte durante il lavoro cambio anche strategia, direzione. Poi questa ne avevo fatta una sola di questi qui e non ho fatto la descrizione perché poi l'ho venduta subito e basta, non l'ho fatta. Poi me l'ha chiesta una cliente questa, quindi mi sono messa, ho detto quasi quasi faccio il tutorial perché almeno, ok, allora 1 2 qua e l'abbiamo fatto. Ci siete raga? Ci siete? Io prenderei anche questo, lo fisserei qua e anche di là, anzi questi due. Fate così, quando arrivate qui prendetene due che è più bello forte.
e anche di qua prendetene 2, che almeno è l'aggancio questo. Poi regolatevi ragazze, se non vi regolate voi, ok? Così, questo così viene bello rotondo come l'altro. Qua finiamo così. No, aspettate, quasi quasi taglio e ok, così la finiamo qua. E questo era giusto, sì, aspettate che prendo uno in più con i 2. Vedete che si può comunque sistemare la cosa, se però voi avete il vantaggio che lo avete visto, lo potete fare direttamente. Io invece devo sopperire. Allora, così. Adesso lo fissiamo di là. Un bel punto forte, e qua è un punto di come si dice, di apertura, chiusura, quindi è un punto debole che bisogna andare a rinforzare. Adesso fissiamo il filo da qualche parte, eccoci qua. Annodiamo 2 bei nodi sodi forti, perfetto. Attenzione a non tagliare il lavoro. Fissiamo questo. Quindi prendiamo qua, fissiamo bello rigido. Ok, così si è rinforzato. Ci siamo ragazze, ci siamo. Non riesco a farvela vedere ragazze, è tutta contorta la borsa. Comunque annodate qua sotto e poi qui è finita, bisogna andare a mettere il guardate come mi si è sgarrato tutto. Andiamo a mettere la chiusura, la pallina che adesso vado a prendere, ancora non l'ho presa, però prima mettiamo la fettuccia, così vi faccio vedere. Ok, allora adesso questo ci serve perché quando sarà bombata andrà a chiudersi qua, così deve essere morbida, altrimenti non ci arriva, ok? Deve essere proprio così. E niente, andiamo a prendere la pallina, la fettuccia e finiamo la chiusura. Allora, ok, quindi qua andrà la pallina e qui andrà la fettuccia, un pezzo di fettuccia che prendetelo più simile possibile a uno dei colori della borsa, ok? Chiaramente. Quindi questo semplicemente lo andiamo a mettere dentro, lo passiamo da una parte e dall'altra. Adesso vi faccio vedere, poi vi è più chiaro, più che spiegare è meglio far vedere. Ok, così. Perché prendo la fettuccia? Perché è elastica, ok? Invece il filo no, è elastico. Adesso lo lasciamo così perché vediamo, dobbiamo mettere prima la pallina di qua. Allora, io ho preso questa, voi prendete un bottone, quello che volete, insomma. Vediamo se riesco a farlo passare senza l'uncinetto. No, devo prendere l'uncinetto piccolino, quello più piccolo possibile. Eccolo. Infatti avevo fatto così anche l'altra volta col filo della borsa. Potete anche cucirlo voi, ma io faccio prima fare così. Allora, vediamo più o meno dove voglio che arrivi, a metà.
Allora, facciamo passare la pallina, contate i punti, io sono pratica quindi vedo a occhio, voi contate punti a destra, punti a sinistra che siano uguali, ok? Quelli alto, quelli in basso, come volete, insomma. Io preferisco, cioè io faccio così perché sono pratica oramai. E dentro annodate, ma non riesco a farvelo vedere perché tanto c'è davanti tutto qua. Allora faccio 3 bei nodi, poi li vado a nascondere i fili nella lavorazione. Allora, così, e la pallina è bella fissata. Questo si andrà a agganciare qui, quindi lo faccio abbastanza piccolino. Annodo. Un nodo, 2 nodi belli tosti, mettiamoci qualcosa qua che non faccia rimpicciolire troppo, così posso stringere bene. Ok, avete visto che mega uncinettone. Ok, quindi la pallina che ci entri e la borsa direi di farla un po' più bassa, sinceramente. Sì, quindi riapriamo qua, tagliamo e rimettiamo il filo perché non mi piace troppo su. Posizioniamola più in basso. Ok, riprendiamo altro filo. La mettiamo proprio bella bassa. Allora, uncinetto strapiccolissimo da filet proprio. Ok, a posto. La mettiamo direi più in qua, proprio bassa bassa. Perché mi piaceva tirare che si vedeva l'effetto della mattonella sul davanti. Quindi qua posizionatela come volete, ragazzi, la volete più su, più giù, quello sta a voi. Io vi faccio vedere, vi do l'idea, no? Vi faccio vedere, poi tante rifiniture le mettete voi, ok? Ok, vediamo adesso se si vede bene la mattonella e si chiude abbastanza la bocca. Perfetta, esattamente così. Ok, quindi vedete com'è la nostra borsa? Adesso andremo a mettere la tracolla e poi sarà finita. Questo lo andiamo a nascondere dentro. Vediamo se riesco senza rompere, perché in realtà questa invece di chiuderla bisognava farlo prima. Prendiamo un uncinetto più piccolo. Però ecco, io non mi ricordo l'altra volta come avevo fatto, ma avevo fatto esattamente così. Se riesco a entrare, ok, e prenderla e tirarlo fuori da qua, altrimenti lo lasciamo lì. Ok, vediamo cosa fare. Allora ragazzi, trovato, fatelo un po' più lungo del doppio la fettuccia perché ci serve. Quindi facciamo così, infiliamo e tiriamo fuori i due dalla lavorazione qua, fate piano perché c'è la fodera, e poi annodiamo. Vediamo se riesco a non mettere l'altro uncinettone, ma questa era la misura. Altrimenti potete farlo prima di foderare e la nascondete direttamente dentro e poi vado a tirare dentro le due code nella mattonella qua, tanto tiriamola dentro così, poi la nascondiamo dopo. Ok, così, ecco, così resta il cappiettino qua, vediamo. Sì, va benissimo perché la pallina deve essere bella stretta dentro, ok? Quindi così poi calcolate che la borsa quando si riempie poi fa la sua bella figura. Allora, quindi questi adesso sono troppo lunghi, li tagliamo un po'. Dov'è l'uncinetto? Qua. Li tiriamo dentro direttamente. Prendiamo da qua, li
Tiriamo dentro. Ok, dai, vai. Ok, 1 e 2. Altrimenti prima, ripeto, di foderare li tirate dentro e poi li annodate, così, ecco, rifinita bene, senza nessun problema, eccetera. Adesso andiamo a mettere gli anelli e la tracolla. Ecco qui la nostra tracolla e i nostri anelli. Semplicemente, facilissimo, mettiamo allora gli anelli da una parte, cerchiamo di tenere bello piegato preciso, da una parte la dovete infilare nella lavorazione, ok? Nella lavorazione dove abbiamo finito di lavorare. Io poi lo faccio con il come si chiama? Con la pinza, ragazze, perché riesco meglio, ok? Comunque infilate un anello di qua, uno di là e poi mettete la tracolla. Ecco, io mi sono aiutata con la pinzetta, comunque le dovete infilare così, ok? Così. Tanto la lavorazione che abbiamo fatto è talmente forte, perché abbiamo fatto 2-3 giri, eccetera, che alla fine non crea nessun problema. Questo non l'ho fissata, aspettate, ok, ok, devo... Ok, perfetto, va bene, si è girato il filo, aspettate. Comunque, vabbè, dai, è così. Ecco, allora, finita la sua pallina, calcolate che qua deve essere morbido, ripeto, perché si deve gonfiare la borsa, perché la riempite voi, giustamente, e poi la tracolla solita, da 120, ah, ecco, questa, dunque, aspettate, questa qui la dobbiamo mettere doppia, quindi come era la storia, era così, ok, la infilate di qua e poi la agganciate tutte e due qui. Se poi la volete lunga, la tracolla la lasciate lunga, però ecco, questo modello di borsa secondo me va bene a metà corpo. Ok, così, eccola qui. Adesso poi allungo, faccio il video di finitura del lavoro e ve la faccio vedere bene. Metto la mia etichetta e poi è pronta per partire. Ok? Eccoci arrivati a fine tutorial. Se sei arrivata fino qui sei stata bravissima. Mi raccomando, se vi interessano questi contenuti iscrivetevi al canale e mettete sempre i pollici in su sotto i video i tutorial che vi interessano, perché così verrete sempre avvisate quando ne pubblico di nuove. Io vi ringrazio per essere stata con me, per aver avuto la pazienza di completare questa bellissima borsa. Fammi sapere com'è andata e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!